Ciao amici e bentornati sul mio canale. Come vedete dalla postazione, anche oggi andiamo a fare la recensione, in questo caso su una telecamera da streaming. È uno dei modelli di punta del brand Hollyland, è una telecamera che arriva fino a 4K 30 fps. Per quanto riguarda il contenuto della confezione, all'interno troverete il tappo protettivo, uno strap per tenere i cavi, un utilissimo adattatore a 90 gradi per quanto riguarda la porta USB tipo C, il manuale di uso e di installazione, l'alimentatore dotato di un cavo molto lungo con anche la spina removibile per essere più compatto se lo mettete in borsa, e ultimo ma non per importanza questo fantastico cavo da 3 metri USB USB-C. E andando ad analizzare da vicino il case della telecamera, apprezzo tantissimo il doppio filamento, così da rendere possibile la registrazione sia orizzontale ma anche verticale se siete dei TikToker, ed ha anche lo slot per poter collegarci direttamente il microfono. Ha una grande apertura f1.05 con un sensore enorme 1 su 1.3 pollici. È stato creato letteralmente per questo Hollyland e con un sensore da 50 megapixel effettivi si può dire che questo Hollyland è una delle telecamere premium per quanto riguarda lo streaming in alta definizione. Qua abbiamo il tasto d'accensione, la porta HDMI, hanno addirittura inserito una porta LAN, lo slot per l'alimentatore dotato anche di filettatura per essere perfettamente collegato e non vi si stacchi durante le riprese. Possiede entrambe le porte audio, sia la tipo C che il jack 3.5, la porta tipo C per collegarla al computer, il tasto registrazione di colore rosso, e vi informo anche che è dotato di uno schermo che potete reclinare per vedere perfettamente dove state inquadrando. La potete sfruttare in 3 modalità diverse, potete utilizzarla come webcam collegandola con il cavo USB di tipo C al vostro computer o il portatile, per cui appena la collegherete al computer verrà riconosciuta immediatamente. C'è anche un programma che vi consiglio di scaricare per andare a settare le impostazioni. Io l'ho già scaricato, ve lo faccio vedere brevemente così per darvi qualche linea guida. In questa zona potete cambiare la risoluzione a partire da 720 pixel a 30 fps per un massimo a 4K a 30 fps. Potete anche cambiare la preview da verticale a orizzontale, potete ovviamente attivare lo zoom fino a 4x, e adesso andiamo a fare una prova assieme. Guardate come ha messo fuoco gli accessori della Hollyland nonostante sia a 2 metri di distanza, e tra l'altro è anche molto rapido. Guardate la velocità nonostante stia registrando in 4K a 30 fps. E per i più smanettoni ci sono tutte le personalizzazioni per gli esperti, sia l'ISO, lo shutter speed, il bilanciamento dei colori, l'esposizione e il contrasto, che potete cambiare in tempo reale. Ovviamente le potete anche settare dallo schermo perché ha un display touchscreen con cui potete attivare e cambiare i vari parametri e selezionare le 3 modalità, le 2 di streaming e lo shooting direttamente dallo schermo della telecamera. Potete anche cambiare i parametri sia della saturazione e anche del contrasto, e caratteristica da non sottovalutare, la qualità dello zoom arriva fino a 4x, e passare in un attimo dalla modalità video alla modalità foto. E beccatevi questa chicca finale, perché tramite l'applicazione potete collegare la telecamera al vostro smartphone, potendo utilizzare il monitor del cellulare per verificare l'inquadratura corretta. E non solo, perché anche a distanza col cellulare potete cambiare tutte le impostazioni. Potete attivare anche l'effetto beauty per dare una pelle un po' più naturale. Potete anche in questo caso cambiare le impostazioni. Guardate anche la pelle com'è più luminosa con l'attivazione di questo filtro, e anche meno imperfezioni. E se siete dei gamer o dei content creator professionisti e utilizzate il green screen, non vi preoccupate, perché anche questa funzione funziona perfettamente, non si vede quell'effetto un po' sfumato come mi è capitato in altri dispositivi. E l'ottimizzazione di questa telecamera per quanto riguarda lo streaming è ai massimi livelli, perché Hollyland ha analizzato decine di migliaia di streaming per istruire questa telecamera a capire immediatamente i parametri migliori in ogni situazione, e quindi tramite l'algoritmo cerca di ricreare la realtà anche in condizioni di scarsa luminosità. La seconda modalità con cui la potete sfruttare è la modalità che utilizza il collegamento HDMI. Guardate che bellissimo effetto infinito, e soprattutto guardate la risoluzione, perché qui sono nella sala e non ho un impianto di luci ottimale per la registrazione, ho anche le luci gialle, ma nonostante questo difetto ambientale la qualità dei colori rimane ottima, anche perché questa parte è registrata direttamente dall'Hollyland. Dall'altra inquadratura
inquadratura si vede i due cavi che ho collegato, il semplice HDMI e il cavo di alimentazione. Per cui se utilizzate un mixer video, un monitor o un televisore, come nel mio caso, potete sfruttare questa funzione per vedere in tempo reale le riprese in alta definizione. E dato che sono in sala e non ho la mia illuminazione da studio, voglio andare a spegnere le luci per farvi vedere anche la qualità di registrazione con un impianto luminoso pessimo o comunque a bassa intensità. 3, 2, 1, guardate che spettacolo! Adesso c'è veramente pochissima luce, guardate la differenza dell'altra telecamera che sto utilizzando per questa recensione, si vede in maniera chiara la differenza nell'esposizione. Questa è l'Holyland, guardate anche come riesce a illuminare in maniera chiara sia il mio volto ma anche gli angoli della postazione. Questa invece è l'altra telecamera, guardate come i bordi sono molto più scuri e sono anche meno in risalto io durante la registrazione, per cui se fate streaming e siete dei gamer e avete una postazione poco luminosa ma solo piena di LED RGB, questa Holyland farà proprio al caso vostro, perché darà comunque un bellissimo effetto anche in condizioni di scarsa luminosità. E uno dei problemi che affligge di più i content creator, e tantissime volte è un difetto che è capitato anche alle mie registrazioni, è il problema del flickering causato normalmente dall'alta luminosità dei LED, problema che non avrete con questa Venus Live Air, perché il sistema di anti-flickering funziona in maniera spaventosa. Guardate la differenza tra quando è attivo e disattivato. Adesso è disattivato, guardate come si vedono le classiche onduline tipiche del flickering causate appunto dai LED, e questo problema per chi crea contenuti è molto fastidioso perché dà un risultato finale di bassissima qualità. E ora lo vado a attivare. Avete visto che le ondine sono sparite, lo potete impostare sia a 50 che a 60 Hz, vi consiglio di fare una prova con i vostri LED, ma quello che a me interessava è farvi vedere la qualità e l'efficacia dell'anti-flickering in questa telecamera, e devo dire che come avete visto funziona perfettamente. E la terza e ultima caratteristica che mi ha lasciato letteralmente senza parole è la funzione RT-MP Streaming, che vi consente di utilizzarla come telecamera standalone, perfetta se siete dei content creator, amanti delle live, anche perché questa telecamera con questo doppio sistema di dissipazione scalda pochissimo ed è stata progettata per poter essere utilizzata H24 7 giorni su 7. E dopo aver utilizzato la telecamera per una giornata intera, vi voglio far vedere la differenza di temperature. Dopo 8 ore che la sto utilizzando per fare la recensione, ha una temperatura di circa 30-37 gradi. Guardate invece l'action cam che ho utilizzato per l'inquadratura laterale, che va dai 54 ai 60 gradi, ed avendo la modalità streaming standalone vi basterà collegarla all'alimentazione per essere subito in live senza aver la rottura di portarvi computer, mini computer, portatili e anche le schede di acquisizione. Per quanto riguarda le mie considerazioni finali, uno dei suoi plus è la facilità di utilizzo, perché tutte le modalità sono praticamente plug and play, e beneficia degli aggiornamenti dato che questo modello è uscito da più di un anno e infatti non ho avuto bug né rallentamenti in tutti i test. La qualità delle registrazioni a 4K a 30 fps sono dimostrate all'altezza sia per quanto riguarda la qualità delle immagini e soprattutto della qualità dei colori. E come avete visto dalla termocamera ha superato anche il test del surriscaldamento, per cui se siete uno streamer accanito e volete una telecamera che resista 7 giorni su 7 H24, direi che questo modello fa il caso vostro, e la consiglio anche ai content creator più professionali che vogliono un prodotto top di gamma, perché questo racchiude entrambe le caratteristiche, sia la qualità ma anche la facilità di utilizzo. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, lasciate un bel pollicione e iscrivetevi al canale. Se avete qualsiasi domanda su questo modello scrivetela nei commenti. Da Luca Tac e da questa bellissima Venus Live Air è proprio tutto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!